Ma è cambiato molto inevitabilmente perché con l'introduzione del lockdown le persone devono stare a casa e quindi è cambiata la vita quotidiana per molte persone ed è cambiata la vita lavorativa. In tanti non possono più andare a lavorare, in tanti non hanno più potuto avviare e far procedere il lavoro nelle proprie aziende e questo sta creando un grande problema nella cosiddetta fase 2, la fase che sta per iniziare o che è da poco iniziata, ossia il fatto di capire come, soprattutto il ceto medio, chi ha le imprese, chi ha i ristoranti, chi ha i bar, possa riprendere il proprio lavoro senza dover fallire, senza dover chiudere e in questo modo possa far ripartire e rilanciare l'economia del paese. C'è chi dice che se io non morirò di fame, e se io non morirò di coronavirus, morirò di fame. Questa è una frase che si sente abbastanza ripetere ultimamente perché naturalmente ci sono molte paure, non tanto nelle grandi imprese, quanto soprattutto appunto nelle piccole e medie imprese, in chi ha delle ditte, nelle partite IVA, nella ristorazione. E questa è sicuramente la principale sfida che il governo deve affrontare, in maniera però a quanto pare non troppo rapida. In che senso? Nel senso che non si potrà tornare a breve a una vita normale, si sta entrando infatti in questo periodo, appunto, come dicevo, una cosiddetta fase 2, in cui a poco, con un'operazione, come la chiama il sindaco di Milano Sala, di stop and go, si riapriranno un pochino i ristoranti, un po' certe attività, quindi si sarà in una sorta di purgatorio, di limbo molto lungo finché non verrà trovato il farmaco. Pare che questa situazione durerà ancora un anno e mezzo, sempre in maniera progressiva, però ecco, finché non verrà trovato il farmaco, finché non verrà trovato il modo in cui si possa combattere definitivamente questo virus, si sarà in una situazione di purgatorio che sarà molto lunga. Quindi chiunque abbia progetti professionali, lavorativi, imprenditoriali, deve, a mio avviso, in questo momento trovare un modo per portarli avanti in maniera diversa di quanto, rispetto a quanto non si aspettasse prima della crisi, ma comunque mandarli avanti, implementarli, perché pensare di poterli ibernare, di poterli fermare, non è possibile, il periodo sarebbe troppo lungo, quindi non si può pensare ci fermiamo 1 o 2 mesi e poi ripartiamo come prima, no, ci siamo fermati 2 mesi, adesso per un anno e mezzo almeno dobbiamo ripartire con una gamba sola e questa è la grande sfida. Ma ti dico, io non sono l'esempio migliore perché io in quanto giornalista ho la possibilità e il dovere di andare fuori, uscire a raccontare, quindi sono un privilegiato paradossalmente in questa situazione. Penso che ci sia prima di tutto il discorso economico in generale, come dicevo prima, e questo poi tocca a tutte le famiglie. Poi sicuramente ci sia soprattutto per chi vive nelle grandi città il problema delle relazioni e il fatto di non poter uscire di casa, di non poter avere rapporti che incide fortemente nella vita delle persone, penso soprattutto ai giovani single, magari 25-30 anni, che hanno un appartamento, un monolocale, un bilocale in città e che quindi si trovano veramente rinchiusi in una piccola stanza o in 2 piccole stanze per interi mesi. E poi sicuramente c'è la paura per il futuro, che cosa ne sarà rispetto al futuro e come si comporterà la nostra classe politica nei confronti degli italiani in questa fase così incerta. Certamente un dato che sta destando diverse preoccupazioni sono le posizioni molto diverse che ci sono tra le diverse amministrazioni locali e nazionali che stanno fronteggiando questa crisi. Siamo attualmente in una fase di confronto politico tra per esempio l'amministrazione di Roma che ha un certo colore politico contro l'amministrazione della Lombardia che ha un altro colore politico, ebbene molti cittadini temono che si ritorni nell'utilizzare questo virus, questo dramma per alimentare un confronto politico di cui nessuno sente bisogno. Certo è che nei confronti di tutte le istituzioni appunto che si stanno occupando di questa realtà, stanno piovendo naturalmente delle critiche di diverso tipo, però ecco, la gente è abbastanza stanca, la gente è stufa, vorrebbe ripartire e spesso accusa sia il governo della Lombardia che il governo centrale di Roma di ecco, non essere abbastanza chiaro soprattutto nella comunicazione di quello che sarà e quindi questo pesa un po' alla gente.
dire di sì perché c'è stato un effetto di solidarietà nei confronti delle istituzioni. Nel momento in cui c'è una grande crisi, il governo, lo Stato nazionale viene visto come l'elemento, come l'attore che può proteggere gli italiani e può occuparsi di loro. Quindi c'è stato questo effetto di vicinanza emotiva nei confronti del governo, soprattutto all'inizio della crisi. La cosa sta un po' cambiando in questo momento a causa, secondo me, soprattutto delle difficoltà burocratiche che il governo sta incontrando, sta mettendo in atto per quanto riguarda gli aiuti da dare agli italiani e alle imprese italiane dal punto di vista economico. Quindi si dice certamente c'è stato un momento difficile in cui il governo ha reagito all'inizio, però ora dobbiamo vedere l'implementazione di aiuti concreti. Ecco, se il governo sarà in grado di dare questi aiuti concreti e dimostrare una chiara fase di rilancio del paese e una chiara via tramite cui il paese possa rilanciarsi, temo, anzi con grande certezza, ciò verrà pagato dal punto di vista politico. Questo sia per quanto riguarda il governo di Roma, ma anche per quanto riguarda la regione Lombardia, che è dominata da un partito che è all'opposizione e che però è stato il governo fino all'anno scorso e che è sotto accusa per non aver saputo gestire alcune situazioni di emergenza nelle scorse settimane. Quindi ecco, sono critiche che vengono rivolte in generale alle istituzioni. Sì, la situazione è cambiata molto. Io ricordo a marzo c'era una situazione veramente di emergenza. Io ho fatto diversi reportage per diverse televisioni internazionali, tra cui uno in cui ho seguito per esempio le ambulanze che andavano nella Val Seriana, nella provincia di Bergamo, a soccorrere le persone malate di coronavirus e poi, se necessario, a portarle in ospedale. E lì si assisteva veramente continuamente a chiamate di persone che stavano male, che avevano bisogno di aiuto, che avevano bisogno di essere recuperate e che spesso purtroppo nel momento in cui venivano ricoverate vedevano per l'ultima volta i propri familiari, perché c'era un afflusso tale di pazienti e di morti che poi era necessario liberare gli ospedali, le camere mortuarie in maniera veloce e quindi i corpi venivano redistribuiti tra i crematori e tra i cimiteri di tutta la provincia e di tutto il nord Italia in maniera tale che la gente non riusciva proprio più a trovare i propri cari. Io ho assistito a scene nei cimiteri di familiari che andavano a cercare il cadavere dei propri familiari, quindi questa era purtroppo la quotidianità. Ora la situazione è cambiata molto, fortunatamente, perché gli effetti del lockdown stanno dando i risultati sperati, cioè il fatto che nel momento in cui le persone non escono più, non si contagiano più a vicenda e quindi i numeri sono ancora comunque alti e non vanno sottovalutati, ma molto più bassi, contenuti e controllati rispetto a come lo fossero soltanto un mese fa. Solo settimana scorsa sono stato per esempio all'ospedale Niguarda di Milano, in cui ho assistito come giornalista alla prima fase in cui una stazione di terapia intensiva destinata a pazienti Covid veniva dismessa, sanificata e tornava ad essere messa a disposizione dei pazienti normali. Perché poi ricordiamoci che le malattie normali ci sono comunque. E parlando anche con i medici, non soltanto di questo ospedale, ma anche di altri ospedali, mi dicevano che ora insomma i numeri sono contenuti e quindi si può tornare a non considerare più quella negli ospedali come una situazione di emergenza tale per cui richiede che tutti i reparti di terapia intensiva vengano utilizzati per i pazienti Covid. Al contempo bisogna stare vigili, perché nel momento in cui la vita riprende, come sta riprendendo, ebbene si può pensare che ci sarà nuovamente un innalzamento del numero dei contagiati e quindi è importante avere un approccio tedesco da questo punto di vista, tedesco di come ha avuto la sanità tedesca, quindi di tenere comunque un numero importante di posti letto per le terapie intensive a disposizione in caso i numeri si rialzino ed essere pronti, anche se non siamo più in emergenza, essere pronti a tornare in una potenziale situazione di emergenza. E questo mi sembra sia l'approccio che stanno utilizzando gli ospedali lombardi in questo momento, memori della crisi che hanno vissuto nelle ultime settimane. E, insomma, speriamo prima di tutto di non tornare a una situazione come quella precedente e qualora poi vi sia un aumento dei contagi, come è probabile che sia, perché la vita ritornerà, che si sappia rispondere in maniera puntuale.
attuale.